Siamo qui per il primo Battle Report di Warcraft. Oggi Teo e Jack ci danno supporto, uno con le riprese, l'altro con la partita. E siamo pronti a far vedere come si gioca a questo nuovo gioco della Corvus Belli. Io userò le tribù del nord, quindi le tribù degli orchi che vengono dal nord appunto per conquistare il territorio delle egemoni. In questo primo scenario introduttivo dovremmo conquistare un obiettivo centrale, ma lo vedremo dopo in dettaglio. La particolarità dei miei orchi è che sono molto forti in attacco, ma anche che in difesa riescono a rispondere molto agli attacchi dell'avversario. Hanno un mago che è molto molto meno forte di quello di Teo, quindi hanno un evocatore, ma le tribù di base picchiano come dei fabbri e di conseguenza devo andare subito dritto verso il mio avversario per spiccargli la faccia. Bella strategia da orchi. E per questo primo scenario tutorial le porto l'Hegemony FOF. Mi fa ridere colpa sua. Eh. Ciak! Oggi per questo primo scenario tutorial porto l'Hegemony FOF Embersirk che si compone del generale più la truppa base a cui ho collegato il chirurgo di guerra che ha la particolarità di poter curare delle ferite e infine c'è il mio maghetto che è un mago abbastanza potente che servirà secondo me per tirare giù qualche pezzo degli orchi. Siamo qui con il primo battle report di Warcraft Strategic Enclave, in cui l'obiettivo dei nostri uomini è andare a conquistare il punto centrale del campo. Abbiamo The Northman Tribes da un lato e dall'altra parte abbiamo l'Egemony. Lo scenario dura 3 turni e ognuno di questi 3 turni noi attiviamo la bellezza di 3 volte. Di conseguenza, partiamo subito. Visto che il primo obiettivo è ovviamente quello di andare a prendere il centro, io agisco. Però vado prima di tutto, attivo Alborg e il suo movimento è di 3, quindi mi muovo qua, più 2 e mi muovo qui. La seconda cosa che faccio è allontanarmi un po' dalla linea di vista, anche se tu non hai... Miseria. C'ho 2 movimenti, metto qui. Attivo la mia Black Legion e la muovo di 3 più 3. Non abbiamo detto, ma ogni unità può fare fino a 2 azioni durante il turno, 2 semplici o una complessa. E lui è già molto più veloce di me da quello che... Ma poi io sono andato dritto per dritto, c'è anche da dire. C'è questo, è la prima. Sì. E con la seconda in realtà mi muovo sempre col leader, prima si muove Sì. e facciamo un po' di paglia. Ok. Perfetto. Io e te ho agito nel primo turno, andiamo a posizionare nel secondo. Questa ruota serve per posizionare determinati eventi che potrebbero far parte dello scenario. Nel secondo stack, diciamo, nel secondo round o turno, Turno. nel secondo turno non ci sono eventi, quindi proseguiamo, io attiverò un'unità e poi te attiverai un'unità. Allora, quello che faccio è attivare il mio evocatore. Il mio evocatore, guardando dalla scheda, Jack, mi faccio vedere qui la scheda, perfetto, grazie mille, ha degli incantesimi. Farò Summon the Rock, quindi lancerò un pietrone in testa al mio avversario. Il pietrone... Ah, prima di tutto devo provare a attivare l'incantesimo. Attiverò l'incantesimo tirando 2 dadi gialli, un dado giallo e 2 arancioni. Se avrò un successo, si attiverà. Non ho avuto neanche un successo. Quindi l'incantesimo non Cosa è sono i partito. successi? I successi sono i dadi pieni, quindi in questo caso questa stellina. Non avendo fatto una stellina piena, ma soltanto una volta, soltanto un personaggio importante poteva utilizzarla, quindi niente da fare. Però una seconda azione. Posso lanciare ancora l'incantesimo? No, è una volta sola, quindi quello che faccio è semplicemente muovermi di un zicchino in avanti. Anzi, sai cosa? No, non mi serve. Finito il turno. Il mio evocatore che si muove di 4 e di 3 e capisco a che distanza sono dai miei bellissimi amici, ma sono troppo lontano e quindi mi muovo un po' più defilato. Anche E lui, qua, molto speculare. giusto per arrivare qua e tenerli sott'occhio. Prima
abbiamo messo il token di controllo Sì, dell'obiettivo perché all'interno di 3 unità ho la c'è il tuo. maggioranza Sì, io delle sì, unità. sì. Nel caso arrivasse anche lui, si fa un conto del valore Dell'unità? dell'unità per il controllo degli obiettivi. Se rimane pari, rimane a me l'obiettivo. Se invece lo Esatto. supera, lo Va prende bene. lui. Adesso tu se ne potrebbe anche andare e l'obiettivo rimarrebbe suo. Passiamo quindi al terzo round di gioco e mi prendo l'iniziativa. Alla fine del terzo round attiveremo l'evento indicato qua. Quello che faccio è riattivare lui. Questo gioco ha un valore di morale. Tu puoi attivare i modelli fino ad arrivare al loro massimo valore di morale. In questo caso Alborg, il mio eroe, ha morale 3. Quindi può decidere di attivarsi un'altra volta prendendosi uno stress per me, grazie, e facendo un'altra azione. Quindi carico. La carica è di 10 pollici per Alborg, quindi carico dritto per dritto, arrivo senza problemi e iniziamo a combattere. La scheda è molto schematica, ha dei simboli per far capire in che fase siamo e cosa stiamo facendo. Questo è l'attacco, la spadina. I simboli presenti rappresentano quello che effettivamente il tiro o semplicemente l'azione ti permette di fare e i dadi colorati ti danno le statistiche, quindi l'efficacia in campo. Alborg tirerà un dado rosso, 2 arancioni e in automatico avrà un successo perché è un dado pieno colpito. Se mi sembra si stressasse, può decidere di stressarsi nuovamente, potrebbe ottenere anche un vuoto e un esclamativo che dovrebbe essere anche un effetto, perché ottenendo simboli, come vedi qua, ottieni anche queste abilità indicate. Di conseguenza, se per caso io attivassi e stressassi il modello ulteriormente, otterrei in automatico questi simboli senza tirare i dadi e quindi attiverei le sue abilità ufficiali. Ma attualmente non lo voglio stressare, quindi vado semplicemente a tirare i miei dadi e vedere cosa esce fuori. Allora faccio 1, 2, 3, 4 colpiti più un critico. La mia scheda dice che un critico non mi fa fare niente perché avrei bisogno di 2 critici. Quindi per ora sono 5 colpiti perché è un automatico. Ok, invece nella scheda c'è anche il valore di difesa, che è quello rappresentato dalla torre. In questo caso io tiro 2 dadi verdi e un nero. In più, la mia abilità speciale difensiva è che con il punto esclamativo pieno aggiunge uno scudo alla difesa, cioè paro un colpo. Noi abbiamo legato il War Surgeon Sì, all'unità, in questo caso però non ci dà bonus. Quindi adesso noi esatto. tiriamo e Poi vediamo cosa questo succede. personaggio qui specificamente, che potete vedere qua, che ha legato all'unità. Noi abbiamo fatto 3 parate, quindi subiamo Due danni. 2 danni alla fine Due della danni fiera. perché vai a sottrarre dai danni effettuati gli scudi che hai parato. Di conseguenza io ho fatto 5 meno 3, 2 danni. 2 danni sono abbastanza per far morire un modello, giusto? Sì, sì, due, scusami, Ok, W se non mi ognuno dei sbaglio. tuoi modelli Quindi mi muore un quindi ne muore modello. uno. Ma io ho l'abilità del medico. Sì, Che per ogni, quando la tua unità sta subendo un qualsiasi danno. danno, tira un WP, che sono Sì, i miei will will point. point, sì, è Quindi un volontà. dado, scusate, non vedo arancione. Se faccio un successo pieno, Sì. paro una ferita. Che tensione. Quindi, in questo caso, ho semplicemente un'unità Ma che ferita. culo di me. Ultimo turno del primo round. Non posso riattivare la mia truppa base, il Black Legion, perché hanno uno di morale, quindi possono avere solo un segnalino stress, che hanno preso perché hanno perso il combattimento con Mrs. Teschio in testa, non so Sì, come si che chiama. tra parentesi tu hai perso il combattimento, Sì. quindi io ti posso far ritirare. Ah, sì. Quindi, cioè, facciamo le cose fatte bene, perché io lì non ho l'obiettivo, però da regola lui perdendo il combattimento posso farlo ritirare del primo stack del suo movimento, che è Tre. 3. Quindi il tuo leader se ne va di 3, che decido io che lo fa. E poi io posso, pur suittarti, seguirti di 3. A questo punto, essendo tu spostato, io sceglierò di stressare Certo, il il mago, mio mago certo, certo, per però fargli fare prendi i un'attivazione. tuoi Ah, segnalini. sì, questo faccio anche la Cioè, follia. prendi, Come violaceo il mago. violaceo, è Allora, violento. potenzialmente, dove cazzo è?
entro 7, quindi si deve spostare come prima azione di movimento, si muove di 4 e 3, quindi non è un problema. Ci siamo, ma anzi, visto che siamo un pochettino meno stronzi, ci andiamo un po' più indietro, Poco. non si sa mai, cosa meno il 7 lo prendiamo. E in questo caso vi facciamo vedere che ci abbiamo due incantesimi e noi andremo a usare il primo. Il primo vuol dire che tireremo i nostri will point, will power, quindi Willpower. 3 dadi arancioni per vedere se c'è un successo. Se c'è almeno un Che successo, attiva. si attiveremo. Sì, ma gliel'ho già spiegato, poi Ma può tagliare noi tutto, cioè. abbiamo voglia di rendere le cose un po' più peppose, quindi sceglieremo di tirare anche un dado nero Sì, bene. per cercare di potenziare l'incantesimo. Sta prendendo un po' troppe libertà questo qua, se vorrei dire, ma Vuole rubarmi il cane. e io non lo Ha detto prenderò. sì. Adesso, Adesso tiriamo e vediamo se succede Vai, Teo. qualcosa. ammutinamento. Ah, è Si entrato attiva, con successo ma, perché è successo ma e non si potenzia. non si potenzia. No. Allora, praticamente, potenziando i tuoi incantesimi, tu hai la possibilità di tirare un dado nero. Questo dado nero è un malus. Qualunque simbolo potrebbe uscire, potrebbe darti degli effetti negativi. Quindi fare delle ferite o cose del genere. Di base ti dà un numero di segnalini. Questo numero di segnalini ti farà tirare su una tabella e questa tabella ti darà degli effetti negativi. Essenzialmente, se i segni non sono pieni, capitano cose brutte. Sì, se sono pieni ti danno soltanto un malus sotto forma di segnalino. In questo caso si prenderà il segnalino, però l'incantesimo parte. Allora, il nostro incantesimo ha avuto successo e non ci sono state conseguenze negative del tiro che ho tirato io, ma che doveva tirare Tia. Adesso andiamo a tirare il nostro incantesimo, che sono un dado rosso, un arancione e 2 gialli. Sì. In più, avendolo potenziato, ogni punto esclamativo toglierà uno scudo al suo tiro di difesa. Quindi, in questo caso, abbiamo fatto essenzialmente 2 successi e 2 scudi che andremo a Mi togliere. tolgono 2 scudi. Ok. Vediamo il suo tiro di difesa. Io ho 2 blu e un nero. eh, e non mi potenzio perché il mio leader tirerebbe un rosso in più che in corpo a corpo farebbe fare danno all'avversario, ma in questo caso sono a distanza, quindi non ha senso. Allora, faccio 2 difese e niente, perché cioè faccio una difesa sola, ma me la toglie Se Teo tolgo con i suoi dadi gialli. Di conseguenza, fine così. Mi prendo 2 ferite. e uno stress. Siamo arrivati al terzo turno, di conseguenza si sblocca l'evento. L'evento decide di posizionarlo 2 posizioni dopo, quindi al 5, e avendo noi finito il turno e durando 3 attivazioni il turno, andiamo al 6. A questo punto il turno durerà fino al 6 e al 5 si riattiverà l'evento. Ma che cos'è l'evento? L'evento è il posizionamento di questo essere terribile, il più possibile al centro direi, ma non a contatto, un po' più lontano, così, di questo essere immondo che viene evocato sul campo di battaglia in mezzo a noi e diventerà un bersaglio. Quel mostro terribile si attiverà al punto 5 dove l'abbiamo posizionato sul tracker del time. Essendo finito il primo round, si fa il controllo dell'obiettivo. Essendo io che ho la maggioranza sull'obiettivo, prendo un punto vittoria, perché alla fine di ogni round si calcolano i punti vittoria. In questo caso un punto per chi controlla l'obiettivo centrale, in più alla fine dello scenario, nel caso Mrs. Doubtfire venisse trucidata, farebbe un ulteriore punto. Io non ho fatto punti perché il mio ha controllo 0 e quindi mandarlo al centro non è stata una delle idee migliori, però ci ho provato. Finito il turno, si chiudono tutti gli effetti di fine turno, tra cui togliere uno stress a modello per ogni modello che ha attivato almeno una volta e 2 stress per ogni modello che non ha attivato, che in questo caso non ce ne sono. Quindi possiamo procedere. C'è il nessuno resta indietro. Nessuno resta indietro, giusto? Regola speciale che ci permette di fare il primo movimento normale della statistica di ogni modello che non è attivato in questo turno. Di conseguenza, i miei orchi si muovono di 3. Allora, io, visto che c'è questo bellissimo nostro nuovo amico che c'ha una persona dietro, tra parentesi, penso che come prima azione lancerò un incantesimo, provando sempre il Tinge che farò tirare a Tia. A questo punto un Dopo nero. facciamo le cose fatte bene. Quindi io tiro il mio
che ha 2 successi, Io faccio 2 bianchi, 2 bianchi che non non fanno fanno niente, niente. non fanno assolutamente. Quindi l'incantesimo Solo si come attiva col bonus. Ti avviso già che lui tirerà un blu, 2 neri, un rosso e un arancione. Ah, lui è di Sì, cattiveria? sì, lui di cattiveria per difesa. E noi invece andiamo a tirare quelli di prima. 2 neri? Dammi un altro. No, ce l'ho. Ok. Vai, allora, tu attacchi. Fatto. Bellissimo. Ed è un successo solo, ma gli tolgo 3 scudi. Bene, io difendo e io ti faccio intanto. No, è ranged. Niente, ti faccio allora. Cosa ha delle abilità in difesa? Ma allora mi dà il vulnerable stacle se con 2 punti esclamativi, però il solito discorso sarebbe da guardare se funziona con ranged. Beh, vulnerabile credo te lo dia lo stesso. Ok. Intanto piazziamo una ferita sul mostro che ha ricevuto un danno dall'attacco del mago. Allora, provo ad attivare i miei signorini comandati dal Wise Man e quindi carico direttamente il mostro. Caricando il mostro, faccio bellezza di un dado rosso, 3 arancioni e un giallo. Prestando il mio Wiseman ottengo un dado rosso, un colpo automatico e un critico. E attacco. Sono 5 a segno più 2 punti esclamativi. Do il vulnerabile al mostro, quindi. Ok. Prendo una di queste che mi serve. Sì? Ok, lui si difende con un blu, 2 neri, un rosso e Ok. un... Quanti danni alla fine hai fatto? 5. 5. Ok. Lui para un 1, danno, sì. Me ne infla 2. fa 2 danni ed Sì. ha il vulnerabile Ok. anche a te. Quindi vulnerabile pur vulnerabile. Vulnerabile a lui e vulnerabile a me. E però io gli ho fatto 5 danni, meno 1, 4. 4. Quindi va in totale a 5. 5. Visto che Sono stato così gentile da lasciarlo a un punto ferita. riattiverò col mago, a questo punto ritorno. E niente, Sì. perché delle cose. 4 e 3 e casto ancora l'incantesimo potenziato. Potrebbe non entrare comunque, cioè adesso Ma sì, ma infatti, tira un nero, prego, un sì. nero solo? Sì, tiri qua così meno passo una Vada, vada. ripresa. Eccolo qua. È successo qualcosa, ho tirato un tinge. È dato un tinge però, Bene, che potrebbe capisco. attivarsi più tardi. Certo. Ok, quindi l'incantesimo si attiva. Lui pure è vulnerabile, quindi noi tiriamo i nostri bellissimi dadi. Chi è che È morto. è Beh, io morto? mi Non è vero, difendo. potresti difenderti e fare tutti i scudi tecnicamente. Tecnicamente sì. Cos'è? Tecnicamente Dammi i dadi. un blu, 2 neri e un rosso e un arancione che non ti servono a niente. Vabbè, ci provo. Magari sono vulnerabile, di nuovo. Attenzione, sono 7 vulnerabili. Fallo esplode. Non si riesce a difendere, quindi il mostro muore e mi ha rubato la kill, come proprio nei videogiochi. è andato. Mi ha proprio rubato la kill. Tanto c'è stata la scena bellissima di lui che arriva, lancia l'incantesimo, se ne va. Poi ci pensa un attimo e dice aspetta, torna indietro e glielo ritira. E l'ha ucciso. Infame. Ok, detto se ne questo, vede. Sì? siamo a questo, noi non abbiamo spostato, Perché siamo a quello? perché è la seconda attivazione del secondo round. Sfrutto questo momento terribile ehm, e quindi quello che faccio è riattivare loro dandogli uno stress, in questo caso, che li manda a... no, però non posso, perché loro hanno un solo morale. Perché sono stati stressati prima Sono stati stressati dal combattimento, del no? combattimento. Giusto? Perché c'hanno lo stress? Perché Ah no, l'ho stressato Ah, ok, per la per abilità. l'abilità, quindi loro non possono fare Posso- niente. Però io posso muovere lui per assaltarti. E la regola dell'assalto è una regola che ti permette di entrare in contatto contro l'avversario senza caricarlo. La differenza è che durante la carica io posso ritirare tutti i miei dadi, nell'assalto no. Quindi attacco. Allora, io decido di caricare il mago. Il problema del mago è che non lo posso caricare perché in mezzo c'è il suo modello, quindi non posso andare dritto per dritto. Ma la regola dell'advance mi permette di fare il mio movimento normale per ingaggiare e fare danno. Quindi un attacco normalissimo.
però non ho il bonus della carica di ritirare i dadi. Tu? Vuoi fare Io, qualcosa? Cos'era questo momento? io in realtà intervengo, stresso la mia unità e genero un attacco di opportunità verso il Ok, suo boss, che in questo caso io tirerò 3 arancioni e un rosso. mentre io vado a difendermi, 2 blu e un nero. E in questo caso mi stresso pure, perché così aggiungo un rosso e un colpito automatico. E facciamo 1, 2, 3 danni Mentre io, e niente. io faccio 2 difese, un colpo e un altro colpo automatico. E che 3 di fede? È il No, a leader, me non no? vale quello. E non è il leader? Ah sì, gli elite valgono, giusto? Io faccio 3 difese e 2 colpi a segno. Ok, quindi in realtà subisco io Esatto, e me ne vado colpi allontanandomi in e questo uccido un caso. Quindi modello. uccido un modello essenzialmente. Gli do una manata di marrovescio. L'unico problema è che sono un attimo smerdolo. Ma mi forse. Allora, io ho fatto questo movimento, gli ho ucciso un modello e finalmente faccio quello che volevo fare, cioè eliminargli il mago se riesco. Mi Forse. stresso di nuovo perché posso farlo avendo morale 3. Anzi, non lo faccio perché sarebbe controproducente per la mia strategia. Quindi mi dai 2 arancioni, per favore? Ok. Sono 2 a segno più prendi vulnerabile Sì, scusa. e basta. E un colpo automatico, quindi sono 3 a segno più un vulnerabile. Te la segno. Ah, un vulnerabile vuol dire che ti tolgo uno scudo. Ok. Mio copre in automatico uno scudo, ma avendo 2 punti ferita È morto. è morto. Il quinto andiamo direttamente al sesto e andiamo a vedere l'attivazione di Teo. Io muoverò il mio bellissimo leader. Si muove, scusate. E di 3 e sparo con un bellissimo dado giallo. Ce l'hai? Sì, no, devo prendere. Il mio dado giallo che fa niente, però ha un colpo in automatico. No! Tu difenditi. 2 blu e un nero per difendermi, togliamo i dadi, ci sono troppi simboli, troppi segnalini in questo gioco, No, hai difendo. imparato. Allegramente difendo. Ok, tua ultima attivazione del round. Mia ultima attivazione del sesto, il mio evocatore che sale su di 3 sulla collina. Usa un suo punto comando. I punti comando sono dei segnalini specifici che puoi utilizzare, collezioni e li metti nella lista dell'esercito con gli eroi che ti prendi e poi li spendi per delle abilità speciali. Sono quelli che hai, ti durano per tutta la partita. Ne uso uno dei 3 che abbiamo entrambi e col suo potere speciale tolgo uno stress a il mio leader. A questo punto faccio la sua azione, perché usare il punto comando non è un'azione, e lancio un pietrone sull'unità avversaria. Quindi utilizzo 14 stride, fammi vedere, io colpisco 8 stride. Ok, sono costretto a dare un dado nero a Teo per aumentare la gittata dell'incantesimo. E intanto vedo se entra. Entrato. Aspetta, Lancia, lancia. Intanto è entrato. no. Ma vi rendete conto? Niente, non è entrato, mi ha bloccato l'incantesimo. Fine. In realtà tu quanto Spostiamo hai? a 9 il tracker e siamo pronti per l'ultimo giro. In questo caso viene tenuto da Teo alla fine del turno perché non riesco col mio controllo di 2 della mia unità a superare il controllo di 2 della sua, perché devo superare il suo valore, quindi dovrei andare a 3. Essendo che il mio leader non fa punto, non posso conquistarlo, quindi devo portare lì qualcun altro. Finisce il turno, quindi togliamo un segnalino stress a modello che si è attivato e i segnalini attivazione. Si sono attivati tutti i modelli a questo turno, quindi Sì. non c'è niente di Sì. parte. E si parte con l'ultimo round del Esatto. gioco. Partiamo.
Allora, a questo punto non attivo il mio mago perché è uno stronzo, e fin qui siamo tutti d'accordo. Carico con loro, dritto per dritto, il mio leader, bam, si schianta contro il leader avversario. Che caricano hanno un dado rosso, 3 arancioni e un giallo. Mi dà un arancione anche questo qui. A questo punto decido di nuovo di stressare la mia unità come prima con l'uomo saggio, col mio Wise Orc, per ottenere un altro rosso e un colpo automatico. Faccio 1, 2, 3, 4 per il colpo automatico, più niente, perché... Ah no, è questo? 5. Scusatemi. 5 per il colpo automatico, più niente perché non si attiva un'abilità extra. Io tiro i miei dadi di difesa, Sì. speriamo di ottenere tutti questi. Sì, vabbè, però, Teo, dai, Sono 3 perché la mia abilità è che il punto esclamativo pieno diventa una io difesa. ne subisco 2 2 danni. danni, ne muore un In, altro. in più Però c'è c'è il l'abilità mago, del medico il medico che maledetto. rollo un arancione. Sì, Nel caso di successo pieno, paro una ferita sì. essenzialmente. Cioè, in questo caso, Ma porca miseria. però mi muore un Uno muore superbo. almeno. Ti perdi E, pe- un controllo obiettivo. e in questo caso, essendo la mia unità passata a 2 o meno, che sono loro due, sono rimasti, mi si depotenzia l'unità Sì, essenzialmente, anche in esatto. caso sia di controllo sia di proprio Esatto. effettivamente di abilità e Esattamente. altro. Stressa. Si Ma non stressa. solo, io lo respingo perché vinco il combattimento. Quindi io mando indietro il leader di 3 e avanzo anch'io e se ne vanno tutti perché non li voglio più vedere e se ne vanno avanti tutti. Ci dimentichiamo sempre che puoi fare questa bellissima cosa di spingere In realtà io ho gli tirato solo avversari. col mago. Sì, ho visto che tu attacchi solo con mago, non importa. Adesso magari ti tengo lontano Va bene. dall'obiettivo, anche se E non sono l'obiettivo c'è stati ancora. attivati. Io ho finito, È stressato. attivato. Ok, Ok, tocca a me, io sono obbligato a... questo è nuovo. Sono obbligato a attivare il mio bellissimo capitano, il generale, perché perché loro hanno già uno stress. uno stress e Io quindi non non posso posso superare la morte. scegliere di attivarli. Quindi saranno 3 attivazioni solo praticamente, sarà divertentissimo. In questo caso, vabbè, andiamo proprio giù duri Pesante. duri. Lui non aveva 2 ferite. Che senso? Ne ha Prima. 3. No, ne ha 5. No, prima avevo fatto 2 ferite al primo turno quando ti ho attaccato col mago. Le ho tolte perché credevo fossero del mostro. Eccole qua. No, sono qui, sono qui. Ok. E allora attacchiamo. E attacco normalmente e attaccherò con 2 rossi, 2 gialli e un verde. Sì? Sto dicendo se stressarmi, ma non ha assolutamente senso perché se devo attivare 3 volte, sto non ce la No, faccio. però mi stresso io, perché stressandomi io posso usare un dado d'attacco mentre mi difendo, quindi rischio di farti dei danni. Ok, e così si parte. 1, 2, 3, 4, 5 danni e vulnerabile proprio. Ok, mentre io faccio 2 danni perché uno è uno automatico, difendo uno e basta. Quindi tu subisci 1, 2, 3, 4 danni M- essenzialmente ok, e io ne subisco 2, mi hai detto? perfetto. Sì, No, 1 perché uno vabbè, lo ok, paro. Ok, va bene. quindi una ferita e tu 4. E io muoio. Così, semplice, easy. Maledetto te. Ok, Sto colpo del mio mago che non casta. se beh, a me il mago ha servito. Ho visto. Tocca a lei, il mio evocatore, che è quello che fa è tirare un pietrone di nuovo in testa a lui. Di Vediamo nuovo se... intendi che è già successo? No. Ah, ok. 14 precisi, quindi devo attivare il tinge. Quindi prima proviamo a far partire l'incantesimo, che parte. Questo Tira parte per di il tinge. sicuro, prendi un tinge. Prendo un tinge, va bene, prendo una macchia nera e a questo punto ti attacco. Ti attacco con un rosso, 2 gialli e un arancione. È caduta la barricata. Facciamo qualcosa per la barricata. Pray for barricade. Cosa faccio qui? Allora, faccio 3
più niente in realtà perché non ho nessun Io bonus su questa tiro cosa. 2 blu e Sì. ho uno scudo Ok. automatico. Quindi in realtà paro 2 danni, quindi subisco un Un danno, danno giusto? solo, sì. E a questo punto utilizzo un altro punto comando suo, come ho fatto prima, per togliere uno stress da loro. Io posso attivare solo il mio generale, quindi metto lì lo stressettino e carico direttamente Sì. così. E tiro i soliti 2 rossi, 2 gialli e un verde. Com'era la faccenda della carica, Tia? Che se carico Ritiri. posso scegliere di tirare tutto? Sì, Perché non sono belli il tiro, ma tanto ne faremo 5 colpi di adesso. full, esatto. 1, 2, 3, 4. 4. Quasi, quasi. Quasi, quasi. Allora, guarda, Eh, io in realtà mi stresso con loro, che tanto potevano già farlo, perché avevo appena tolto lo stress. Il Wise Man si prende intanto una difesa automatica, mi fa attivare un verde, due neri e mi dà un Avevo uno rosso. scudo, avete visto? Ah, scusate. No, No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Quindi ho fatto due scudi più un automatico 3. quindi un danno subisci e Sì, io paro il tuo danno che fai con lo scudo che avevo. esatto, però io facendo uno scudo ti do anche un altro attacco dato dalla mia unità base. Ok, quindi alla fine Quindi hai preso un un danno. danno subisco. Ok, perfetto. E io infliggo un danno quindi al suo leader e però mi uccide un modello. Ultimo turno dell'ultimo round. Puoi attivare solo Il mago. il mago. Sono costretto a stressare e riattivare il mio evocatore e vedo se riesco a colpire di nuovo con l'incantesimo. Teo è costretto a usare il mio tinge, il nero, perché sennò non arrivo con la gittata. Quindi io faccio successo e Entra, no lui, niente. lui non fa Quindi niente. A questo punto attacco come prima. Quindi un arancione, due gialli e un rosso. Se mi dai un giallo e un rosso, per favore. 3 a segno, 3 assegni. senza malus del continuo. 3 assegno. Muori, muori, muori. Ah, io mi stresso Sì? perché tiro un dado in più al mezzo giusto Sì. per parare e devo pararne 2 perché ho uno scudo in Sì. automatico. Cosa che facciamo? Va bene, va bene, va bene. Finisce qui, in No, realtà. l'ultimo attacco io. L'ultimo attacco tu? Sì, ma con chi vai? Con lui. Può ancora? 3 di E morale. Quindi allora... stressiamo e andiamo giù, come si suol dire. Certo, certo. Eh, Io non posso più da stressare fare. nessuno, Quindi tiriamo i quindi... 2 rossi. Sono rossi. 2 gialli e un arancio e un verde, scusate. Mhm. Per Dammi due massacrargli tutte neri. le unità. Cioè, tu eri vulnerabile poi. Sì. 1, 2, 3, 4 danni. Difendo 2, Quindi subisci più 2 1, danni. 3, 3. quindi ne Un difendo danno. 1. Ok, ne prendo uno solo. Un danno. E basta. Finisce qui. E non lo metto neanche, guarda. Non serve a niente. No? Finisce il turno che Si calcola, giusto prendo appunto l'obiettivo, io. prende lui perché io sono oltre 3. Esatto. Così. Quindi lui... No, non sei oltre 3, però hai meno controllo di me. Sì, beh, sono anche oltre 3 secondo me. Vabbè, ok. Quindi di base io conquisto il controllo perché gli ho indebolito l'unità e faccio un punto. Direi che ho vinto la partita, però non è vero, perché la partita finisce 3 punti a 1 per Teo. Il gioco mi piace tantissimo. La considerazione finale che posso dire di Warcraft è che è bello, è divertente, ha delle dinamiche sue che ti devono entrare in testa, però una volta che ti sono entrate in testa è divertente, è fluido e ti permette secondo me di fare delle cose molto interessanti. Probabilmente avrei dovuto giocare meglio, molto più aggressivo, come avevo detto a inizio dell'introduzione, cioè dovevo andare dritto a spada tratta, invece ho preferito far fare tutto al leader che poi non poteva controllare gli obiettivi. E soprattutto regalare la kill del mostro al mio avversario non è stata una buona idea. Quindi potrebbe andare meglio, magari in un prossimo Battle Report fateci sapere se lo volete vedere. Alla fine, partita portata a casa, grazie soprattutto al mago che ha fatto
quello che doveva fare, cioè radere al suolo la feccia orca. Per il resto, essere arrivati per primi sull'obiettivo ha dato i suoi frutti, perché gli orchi non sono riusciti a togliermi i punti se non all'ultimo round, e aver iniziato e finito i danni al mostro è sintomo di grande responsabilità. Il fatto che poi abbia fatto tutto il resto dei danni, quello che mi sta guardando male dietro adesso, non vuol dire niente.